Oggi esploreremo un tema che tocca direttamente il cuore di chi desidera lasciare un segno in modo genuino, come farlo sentire la tua mancanza per davvero. Ti sei mai fermato a pensare cosa fa qualcuno ricordarsi di te? Voglio dire, davvero. Non come un ricordo vago, ma come una presenza che riecheggia nel silenzio, come quel profumo che invade i pensieri senza preavviso. Benvenuto su Emozioni e Connessioni, lo spazio dove scopri come creare legami profondi e esperienze indimenticabili. Ora, dimmi, ti è mai capitato di voler che qualcuno pensasse a te tutto il tempo? Non in modo forzato, ma naturalmente, perché la tua energia, la tua essenza, è diventata indimenticabile. Se sì, resta con me. Perché in questo video non parleremo di trucchi o manipolazioni. Non siamo qui per insegnare giochi. Siamo qui per qualcosa di molto più potente, creare una connessione genuina e memorabile. Immagina qualcuno che senta la tua mancanza perché sei unica, perché hai lasciato un segno che è solo tuo. Questo è ciò di cui si tratta. E qui c'è il segreto: essere ricordata con nostalgia è un'arte, e puoi dominarla con autenticità. Pronta a scoprire come? Allora, iniziamo questo viaggio insieme. Perché, da ora in poi, imparerai a creare momenti e atteggiamenti che lo faranno ricordarti in modo profondo e vero. Ora dimmi, sei pronta a essere indimenticabile? Hai mai notato quanto il tempo sia la nostra risorsa più preziosa? È l'unica cosa che, una volta persa, non può essere recuperata. Ora, immagina come sarebbe se usassi questo tempo in modo così speciale che le persone intorno a te percepissero quanto è prezioso e desiderassero farne parte. Pensa con me, come può qualcuno sentire la tua mancanza se sei sempre disponibile, senza limiti o priorità? È come una canzone che suona tutto il giorno, per quanto bella sia, perde la magia, vero? Ecco perché la prima chiave per essere indimenticabile è valorizzare il tuo spazio e il tuo tempo. Mostra che hai una vita attiva, piena di cose che ti fanno brillare di luce propria. Una persona che gestisce bene il proprio tempo non solo attrae, ma ispira anche rispetto. E ora arriva la domanda: come stai organizzando le tue giornate? Stai mettendo tutto da parte per qualcuno? O ti stai permettendo di coltivare una routine piena di impegni che riflettono chi sei? Ecco un segreto semplice, ma potente: gestisci il tuo tempo come se fosse un tesoro. Rispetta le tue routine, mantieni i tuoi impegni personali e sociali, e non abbandonare mai tutto per nessuno. Perché quando dai priorità alla tua vita, mandi un messaggio chiaro: sono una persona interessante. Sono qualcuno di cui vale la pena sentire la mancanza. Ora, ti do una sfida: qual è il prossimo impegno che metterai nella tua agenda solo per te? Può essere un hobby, un incontro con amici o anche un pomeriggio a rilassarti con un buon libro. Fallo, e osserva come il tuo valore cresce non solo per gli altri, ma soprattutto per te stessa. Hai mai avuto un momento così speciale che, anche dopo anni, riesci ancora a sentire l'odore dell'aria, il suono intorno a te e il calore di quell'emozione? Ora, pensaci un attimo, cosa ha reso quel momento così indimenticabile? I dettagli. Sì, sono sempre i dettagli che trasformano situazioni semplici in ricordi che ci abbracciano quando meno ce lo aspettiamo. Ed è proprio qui che si nasconde il segreto per creare connessioni profonde, creare momenti memorabili insieme. Ora dimmi, stai davvero vivendo i tuoi incontri? O li stai lasciando scivolare come un altro giorno qualunque, senza emozioni? Perché la verità è che non servono viaggi costosi o cene sofisticate per lasciare un segno. Tutto ciò che serve è spontaneità e un tocco di creatività. Che ne dici di una passeggiata al tramonto, dove la conversazione scorre così leggera che il tempo sembra fermarsi? O forse un momento inaspettato, come improvvisare una danza in soggiorno al suono di una canzone vecchia? È proprio in queste piccole sorprese che accade la magia. Ecco il punto principale: non si tratta di fare qualcosa di perfetto, ma di mostrare che sai come sfruttare ogni attimo. Perché quando ti immergi nel momento, crei uno spazio dove la connessione avviene naturalmente. Quindi, ecco la sfida: qual è il prossimo dettaglio speciale che porterai a un incontro?
Un posto nuovo? Un gesto inaspettato? Una conversazione che va oltre l'ovvio? Pensa a questo, perché, alla fine, sono questi momenti che faranno sì che qualcuno chiuda gli occhi e sorrida al pensiero di te. E sai qual è la cosa più incredibile? Quando crei questi momenti, non si tratta solo di farlo ricordare di te. Si tratta di entrambi condividere qualcosa di unico, qualcosa che nessun altro al mondo potrebbe riprodurre nello stesso modo. Questi istanti, per quanto piccoli possano sembrare, diventano un linguaggio segreto, un ricordo condiviso che solo voi due comprendete. E quando sentirà la tua mancanza, non sarà solo di te, sarà di come lo hai fatto sentire, vivo, connesso, presente. E questo, amica mia, è semplicemente indimenticabile. Hai mai provato a trattenere l'acqua con le mani? Più stringi, più essa scivola via. Anche le relazioni funzionano così. A volte, ciò che mantiene qualcuno vicino non è quanto sei presente, ma lo spazio che gli lasci per respirare. Ora, pensaci, come può qualcuno sentire la tua mancanza, se non esci mai dai suoi pensieri? E non lo dico in modo positivo, ma in quell'eccesso che soffoca, che trasforma la connessione in un sovraccarico. Il silenzio, quello spazio vuoto, ha anche un ruolo fondamentale nel costruire la nostalgia. Lasciami chiederti, quando è stata l'ultima volta che hai dato spazio a qualcuno per sentire davvero la tua assenza? Non come un gioco, ma come un modo per permettergli di processare i momenti che avete già vissuto insieme. Il silenzio, se usato bene, è come una spezia, nella giusta dose, fa sì che tutto abbia più sapore. Ecco una verità, non è necessario inviare un messaggio ogni ora per mostrare che ti interessa. Non serve chiamare per riempire i silenzi. Perché è proprio in questi intervalli, quando sei assente, che lui comincia a capire quanto ti manca. E ora arriva il segreto, valorizza i momenti di silenzio. Dai tempo al tempo. Perché è nella pausa tra una nota e l'altra che la melodia acquista significato. Sei pronta a mettere alla prova questo? Allora, fai un respiro profondo e confidati nel potere dell'assenza, essa può dire più di 1000 parole. E c'è qualcosa di magico che accade quando lasci questo spazio, lui comincerà a chiedersi cosa stai facendo. Cosa sta facendo ora? Starà pensando a me? Questo mistero, questa curiosità naturale, è ciò che mantiene vivo l'interesse. Quando non sei sempre disponibile, crei un vuoto che lui vuole riempire. E alla fine, la cosa più bella è che questo tempo lontano non allontana, ma avvicina perché lui capisce che la tua presenza è qualcosa di speciale, qualcosa che non vuole perdere. Se ti sta piacendo il contenuto e vuoi continuare a imparare come creare connessioni reali e significative, non dimenticare di iscriverti al canale Emozioni e Connessioni. Qui, condividiamo sempre consigli e spunti per aiutarti a trasformare le tue relazioni in modo autentico e potente. Clicca sul pulsante di iscrizione, attiva la campanella per non perdere nulla e vieni a far parte di questo viaggio con noi. Hai mai conosciuto qualcuno così sicuro di sé e appassionato della propria vita che sembrava brillare da solo? Ora dimmi, cosa ha fatto questa persona distinguersi così tanto? È semplice, sapeva esattamente chi era, cosa amava e non aveva paura di essere diversa. E qui sta la questione, come puoi aspettarti che qualcuno si interessi per te, se tu stessa non stai investendo in ciò che ti rende unica? Coltivare la tua individualità non è solo importante, è essenziale. È questo che ti trasforma in una persona che attrae sguardi, ammirazione e, naturalmente, nostalgia. Ora, fermati un attimo e chiediti, quali sono le tue passioni? Cosa fa brillare i tuoi occhi? Se la risposta non è arrivata subito, forse è il momento di ritrovare quei pezzi di te che fanno davvero la differenza. Comincia da piccolo. Potrebbe essere quell'hobby che hai sempre voluto provare, un corso che accende la tua curiosità o un progetto che fa battere forte il tuo cuore. Non avere paura di investire su te stessa, perché è proprio in questo processo che diventi una persona indipendente, interessante, indimenticabile. Ecco una verità potente, essere diversa è la tua forza più grande. Non cercare di adattarti a ciò che pensi che lui voglia, abbraccia la tua autenticità.
Quando segui i tuoi interessi, non solo ti distingui, ma crei un mondo così ricco e unico che chiunque ti stia accanto vorrà farne parte. Quindi, dimmi, quale sarà il prossimo passo che farai per investire su te stessa? Perché alla fine, la tua individualità non è solo un regalo per te, è un regalo per chi avrà la fortuna di conoscerti. Ti sei mai sentita veramente vista da qualcuno? Non solo ascoltata, ma davvero compresa, come se quella persona fosse sinceramente interessata a chi sei, in ogni dettaglio che compone la tua storia. Ora dimmi, com'è stato? E come ti sei sentita? Ecco il segreto, le connessioni reali non si costruiscono sulla superficie. Accadono quando mostri un interesse genuino per l'altro, non per compiacere, ma perché vuoi davvero conoscere l'essenza di quella persona. E credimi, questo ha un impatto che va molto oltre le parole. Quindi, lasciami chiederti, conosci i suoi sogni? O le sfide che sta affrontando ora? Ma soprattutto, stai ascoltando con il cuore aperto, senza cercare di cambiare ciò che è. Perché quando fai questo, crei uno spazio sicuro dove lui può essere vulnerabile, autentico, e questa è la base di qualsiasi connessione vera. Ma attenzione, dimostrare interesse non significa invadere. Si tratta di partecipare, non di controllare. Chiedere con curiosità, senza forzare. Mostrare supporto, senza cercare di plasmarlo secondo le tue aspettative. È questo che fa sentire qualcuno speciale accanto a te. Ecco una riflessione, quando è stata l'ultima volta che hai celebrato una sua conquista, anche la più piccola? O che gli hai offerto supporto sincero in un momento difficile? Questi piccoli gesti sono come semi che, nel tempo, creano un legame forte e duraturo. Ora dimmi, cosa puoi fare oggi per dimostrare che ti importa davvero? Perché sono nei dettagli, nell'attenzione genuina, che diventi indimenticabile. Hai mai ricevuto un gesto così piccolo, ma così pieno di significato, che ha cambiato completamente la tua giornata? Un biglietto inaspettato, un ricordo di un momento speciale o forse un messaggio che è arrivato proprio quando ne avevi bisogno. Ora dimmi, come ti ha fatto sentire? La verità è che non servono gesti grandiosi per lasciare un segno in qualcuno. Sono le piccole sorprese, i dettagli che nessuno si aspetta, che creano quella sensazione magica di connessione. Si tratta di mostrare che sei presente in modo unico, come se fossi sintonizzata sulla stessa frequenza di lui. Ma ti chiedo, quando è stata l'ultima volta che hai sorpreso qualcuno in modo sottile? Non per impressionare, ma per dimostrare che hai prestato attenzione ai dettagli, alle cose che veramente contano. Forse un messaggio inaspettato, ricordando qualcosa che avete vissuto insieme, quella conversazione che si è conclusa con risate o il tramonto che avete visto insieme. O magari un incontro diverso, dove innovi senza esagerare, mostrando che sei disposta a creare momenti fuori dall'ordinario. E qui sta la parte più bella, quando fai questo, non solo fai sorridere l'altro, diventi indimenticabile. Perché le persone possono dimenticare ciò che hai detto, ma non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire. Quindi, dimmi, quale sarà il prossimo gesto che userai per sorprendere lui in modo leggero, ma impattante? Perché alla fine, è l'imprevedibilità che rende la vita, e il cuore, molto più interessante. E la cosa più incredibile è che queste sorprese sottili non devono essere elaborate o perfette. Sono, in realtà, un'espressione di chi sei, dell'attenzione che dai agli altri e dell'affetto che trasmetti in modo spontaneo. A volte, un semplice "ti ho pensato" o un piccolo gesto può creare un ricordo così profondo da restare impresso nella memoria per molto tempo. Sono questi momenti, inaspettati e genuini, che fanno sì che qualsiasi connessione diventi più reale, più intensa, e lasci una nostalgia dolce che farà desiderare di più. Allora, che ne dici di rendere la vita più dolce e piena di sorprese che, allo stesso tempo, lasciano l'altro chiedendosi, come fa ad essere così unica? Hai mai notato come alcune persone entrano in una stanza e, subito, attirano l'attenzione, non perché cercano sguardi, ma perché hanno un'energia unica, una fiducia che traspare senza sforzo? Ora dimmi, come ti senti quando sei in presenza di qualcuno così? Ti attrae, vero?
La verità è che la fiducia è una delle qualità più attraenti che una persona possa avere. Ma, più di tutto, è la fiducia che viene dall'interno, quella che non dipende dalla validazione di nessuno, specialmente non da uno sguardo esterno o da un complimento. Quando sei a tuo agio con te stessa, quando ti piace davvero chi sei, succede qualcosa di magico, diventi irresistibile. Ecco il punto che poche persone capiscono davvero: la tua felicità non deve dipendere da nessuno. Quando impari a valorizzarti, a trovare gioia nella tua compagnia, emetti un'energia che attrae naturalmente. Non si tratta di essere perfetta o di piacere a tutti. Si tratta di essere autentica, vera, e lasciare che la tua felicità brilli di luce propria. Ora, dimmi, stai lasciando che la tua felicità sia il tuo attrattivo più grande? Stai investendo in te stessa, senza dipendere da qualcosa o qualcuno per sentirti completa? Quando ti senti intera, diventi un campo di attrazione. E quando lui si renderà conto che sei felice da sola, senza bisogno di nulla o di nessuno per convalidare la tua esistenza, vorrà far parte di questo universo. La vera magia accade quando capisci che, brillando di luce propria, non hai bisogno di approvazione. Sei già sufficiente. Ed è questa fiducia, questo splendore interiore, che farà sì che qualcuno senta la tua mancanza in modo unico e profondo. Hai mai notato come, a volte, i momenti migliori siano quelli che terminano nel momento più alto, quando stai ancora sorridendo, desiderando di più? E mi chiedo, sapevi che il modo in cui concludi un'interazione può avere il potere di lasciare qualcuno a pensare a te per ore, o anche giorni? Ecco un segreto che potrebbe trasformare il modo in cui lasci un'impronta nelle persone: sapere quando fermarsi. Sì, sapere esattamente quando concludere una conversazione o un incontro in modo leggero, come se tutto fosse stato perfetto. Perché, per quanto amiamo i bei momenti, nulla è più seducente della sensazione che qualcosa debba ancora venire. Ora dimmi, quando è stata l'ultima volta che hai lasciato qualcuno desiderare di più? Non in modo forzato, ma con la naturalezza di chi sa che il meglio deve ancora arrivare. Forse concludendo una conversazione con un sorriso enigmatico o terminando un incontro con la promessa di un nuovo capitolo. Il trucco sta nel mantenere il mistero e il desiderio di continuare quella connessione. Quando sai quando fermarti, l'incanto rimane nell'aria, come un gusto di qualcosa di buono, ma che deve ancora arrivare. Ecco la chiave: non si tratta di prolungare l'interazione, ma di terminare nel momento giusto, con classe e fascino. Perché è proprio in quel finale che crei la nostalgia, il desiderio di più, e la certezza che la prossima volta sarà ancora meglio. Ora dimmi, hai mai pensato a come concludere con classe la prossima conversazione che avrai? Cosa lascerai nell'aria affinché la persona voglia di più? Il segreto sta nel tocco finale. Hai mai riflettuto sul potere che hai di lasciare qualcuno a pensare a te, di fare in modo che la nostalgia sia un ricordo piacevole, e non un vuoto? Il segreto non sta nella manipolazione o nei giochi, ma nel creare un impatto positivo, genuino e indimenticabile nella vita della persona. Ogni azione, ogni tuo gesto, ha il potere di trasformare la nostalgia in una connessione profonda. E tu, per caso, hai mai visto questo succedere in modo naturale? Ecco il grande segreto: la nostalgia che lui prova per te non ha a che fare con quanto ti sforzi per essere perfetta. Ha a che fare con l'energia che trasmetti. Con il modo in cui ti valorizzi, ti ami e brilli. Perché quando brilli dall'interno, la tua presenza diventa irresistibile. Lui sentirà la tua mancanza, non perché tu abbia fatto qualcosa per farlo accadere, ma perché la tua autenticità e fiducia sono semplicemente magnetiche. Ora dimmi, hai mai provato a far sentire qualcuno la tua mancanza in modo naturale? Com'è stata questa esperienza per te? Vogliamo sapere tutto. Se non ti sei ancora iscritta al canale Emozioni e Connessioni, non perdere tempo, iscriviti subito e unisciti alla nostra comunità. E, naturalmente, lascia un commento con la tua storia. Quali di questi consigli ti sono capitati? Qual è la tua esperienza su relazioni, momenti di nostalgia e connessione? Adoriamo sentire le tue esperienze. Ricorda,
La chiave per essere ricordata con nostalgia in modo genuino sta nell'essere te stessa, brillare e lasciare che lui senta la tua mancanza nel miglior modo possibile, naturalmente.